Ciao e bentornati nuovamente nel mio canale. Se sei nuovo, benvenuti. Allora iscriviti al canale e clicca sulla campanella per rimanere sempre aggiornato sui nuovi video che verranno caricati nel canale. E mi raccomando, lasciami un bel pollice alzato, un bel pollice in su, un bel like e un commentino qua sotto, anche semplicemente un cuoricino per farmi sapere che sei passato, sei passata. Numero di dicembre di La Mia Boutique è arrivato. Andiamo subito a sfogliare insieme e vediamo un po'. Primo capo che andiamo a vedere è il numero 01, che è a 4 palline stelline su 5, e il soprabito che è stato realizzato in rasatello e va dalla taglia 40 alla 46. Sono capi non convenzionali e anche eccentrici, infatti te lo faccio vedere da vicino, ti faccio vedere il figurino, puoi vedere che è molto particolare, tagliato in vita con tutte queste parti, diciamo, arricciate sulla la parte del dietro, quindi rimane un po' movimentato, la cintura, il chiuso sul davanti con questi due grandi tasconi. Lo vediamo qua indossato alla modella e qua vediamo come rimane dietro, veramente molto femminile. Linea asciutta con pence sul davanti dal corpino, tasche con patelletta e pieghe nella parte posteriore. Apertura e fondo maniche sono guarniti con passamaneria. Il tour è ricamato e arricchita da paillette. Il collo è con revers. Sono previste spalline di sostegno e cinture di guarnizione. Fammi sapere se ti piace, a me piace veramente tantissimo, e questo lo possiamo realizzare anche in un altro tipo, non solo in rasatello, ma anche in altri tipi di tessuti. Anche secondo me è una lana molto leggera, molto sottile, si può realizzare. Mentre qui abbiamo la maglia che vediamo qua indossata e qua il figurino che è la numero 03, è a 2 stelline su 5, quindi non è difficile da realizzare. È caratterizzata da questo scollo rotondo, è stato realizzato in mistossetta elasticizzata. Il bordo dello scollo, il fondo e il fondo manica sono di tulle nero per dare tocco elegante a questa alla fantasia. Quindi lo vediamo da vicino, come puoi vedere, ecco qui, e abbinato a questi bellissimi pantaloni sono il numero 02, 2 stelline su 5, quindi anche questi non sono difficilissimi da realizzare e sono anche questi stati realizzati in rasatello con le pence nella parte posteriore, quindi del dietro. Poi hanno asola con bottone, poi hanno una patta, 2 tasche nel davanti e la cintura appunto con il bottone, con l'asola. Come puoi vedere rimane bello lungo e può essere indossato sia con i tacchi, come in questo caso, ma anche con, diciamo, degli stivali, con le sneakers, tranquillamente. Mentre qui abbiamo un abito. L'abito è il numero 04, a 3 stelline su 5, quindi un pochettino più difficile rispetto agli altri capi che abbiamo visto prima. E come puoi vedere dal figurino è formato da queste pence che partono dal seno, qui arrivano fino al fondo, sia sulla parte del davanti che nella parte del dietro. Le maniche sono a giro, a 2 pezzi, lo scollo è rotondo e la cerniera è nella parte del dietro. Lo scollo è bello rotondo, arrotondato proprio, non è proprio tondo, ha una forma arrotondata. La linea è dritta con spacchetto finale e manica a 3/4. Un tubino che può essere indossato veramente tantissimo, può essere veramente indossato con tanti stili e in tante occasioni. Mi piace molto l'idea di questa bella collana lunga da indossare che dà ancora più linearità all'abito, quindi la modella sembra ancora più alta, e quindi diciamo che anche questi tocchi di stile fanno la loro differenza, la loro figura. Qua è stato indossato con delle scarpe che io assolutamente sconsiglio a chi non è molto alta, perché troncano la figura, troncano le gambe. Indossatele questo tipo di abito, io ti consiglio, se sei un po' bassina, con gli stivali oppure con delle décolleté che comunque dello stesso colore del collant, in modo tale che la figura sembri più alta. Mentre qui abbiamo una cappa che ha 3 stelline su 5 ed è la numero 05, dalla taglia tra la 46 alla 52, e anche l'abito arriva fino alla taglia 52. La cappa è ampia
è stata realizzata in alpaca e nella parte frontale è tagliata la parte frontale, ha le tasche, poi ha delle parti aperte dove far uscire le braccia chiaramente, crea bottoni automatici che chiudono l'apertura del davanti e il collo alto è alla coreana, molto bella. Io non le uso, però è veramente molto molto carina. Questa è carina realizzata. In questo caso è stata realizzata in alpaca, quindi in tessuto di lana. Ecco, l'alpaca è un tessuto di lana, quindi puoi utilizzare tutti i tessuti di lana, ma puoi utilizzare secondo me anche il velluto. Molto bella anche di velluto, è anche molto elegante, soprattutto nei giorni di festa. Questa pagina invece abbiamo una moda romantica, ma un po' diciamo rivisitata da moda diciamo più vecchia, vecchia. E diciamo che si rifà a Dottor Zivago, che a me piace tantissimo come stile. Qua abbiamo il cappotto, sì, questo è un cappotto. E a me piace tantissimo questo cappotto, io l'avrei fatto tutto dello stesso colore, puoi farmi sapere nei commenti cosa ne pensi. Il cappotto mi piace moltissimo perché lo stile Zarina a me piace veramente tanto, questo stile col cappotto scuro e i bottoni dorati che ritroviamo anche nelle maniche, veramente bellissimo. Il cappotto va dalla taglia 40 alla 46, è stato realizzato in lana pettinata e realizzata in boucle fantasia nella parte inferiore, ma io a me piacerebbe realizzarla, cucirla tutta dello stesso colore, quindi o tutta scura, che è la mia preferita, ma è bellina anche, molto carina, anche realizzata con un tessuto bouclé. Il corpino ha delle pence, la lacciatura è a doppio petto con questi bellissimi bottoni sferici dorati e nella parte posteriore invece inserito uno spacco. Rimane longhette e svasata, mentre qui abbiamo una maglia veramente molto carina. Come puoi vedere nella parte del davanti, a parte che è facile, ha due palline a due palline, io li chiamo palline ma sono stelline, 2 stelline su 5, la numero 07, va dalla taglia 42 alla 48 ed è caratterizzata da questo ampio scollo posteriore, quindi lo scollo a cascata è nella parte del dietro, lo vediamo qua lo scollo a cascata nella parte del dietro, mentre nella parte del davanti, come puoi vedere, è diciamo a barchetta. È elasticicizzata, segue le forme senza appesantirle, le maniche lunghe. Allora, questa maglia è bellissima. Secondo me può essere realizzata, se sei brava col cartamodelli, anche con questa parte nel davanti. Cioè, invece di puoi realizzarla sia in questo modo, sia in questo modo, ma nella parte del davanti. E tu dirai, vabbè, però si vede tutto. Beh, la indossi con una maglia, magari elasticizzata, magari con le spalline sottili, sotto. E quindi vedi che con lo stesso cartamodello puoi realizzare 2 maglie diverse. Chiaramente però devi rispettare le maniche, perché le maniche hanno un verso, la parte del davanti e la parte del dietro, quindi non puoi fare un'unica maglia e indossarla sia per il davanti e per il dietro, no. Devi scegliere, ecco, lo stesso cartamodello modificato, però devi modificare il cartamodello in modo tale che magari questo bello scollo lo puoi fare sulla parte del davanti. Ti ho dato un'idea così. Altro modello è la gonna che è la numero 08 a 2 stellini su 5, va dalla taglia 42 alla 48 ed è stata realizzata in ecopelle. Nella parte frontale e posteriore sono inserite delle finte pence in passamaneria, quindi qua io non so se si veda. Allora vediamolo nel dettaglio. Allora, qui vediamo che ha la cerniera lato e poi ha delle finte pence. Le pence sono state realizzate con della passamaneria. La cerniera è sinistra, nella parte sinistra, sul fondo lo stesso c'è la passamaneria. Guarda anche qui come rimane, molto molto carina. Non so se a te piace, a me piace tantissimo questa gonna, è veramente elegante e allo stesso tempo molto rock, mi piace veramente tantissimo. Fammi sapere nei commenti se ti piace. Mentre qui abbiamo sempre questi giochi di colore nero, rosa e bianco che mi piace tantissimo. Qua abbiamo l'abito che è il numero 09 a 2 stelline su 5 di difficoltà, va dalla taglia 42 alla 46, è caratterizzato da questo ampio scollo a V
bello profondo. Ovviamente se non lo vuoi a V lo puoi anche fare tondo modificando il cartamodello, e in questo caso le maniche sono state realizzate in un tessuto di diverso colore. Ovviamente se tu gradisci diciamo utilizzare lo stesso tessuto, la puoi fare o tutta nera o tutta rosa, o del tessuto del colore che piace più a te. Più che altro il tessuto deve essere elasticizzato perché è stata realizzata in maglina, e le maniche in viscosa. Le due pensul davanti sottolineano il seno, sono qua, e le possiamo vedere anche qui. Ecco qui, vediamo qua il figurino, come puoi vedere scende bello morbido. Qua alle pencil nel davanti, le maniche sono a raglan. Mi piace veramente molto, anche perché è stato utilizzato un colore diverso, ti dico la verità, è bella anche con colori a contrasto. Magari sono due colori è molto netto questa, diciamo, questo diversa colorazione dell'abito. Magari possiamo giocare anche con dei tessuti anche leggermente sempre in tinta, però leggermente diversi, a livello di tinte, magari che si avvicinano molto l'uno con l'altro, oppure tessuti diversi, quindi magari le maniche le possiamo fare, ad esempio, faccio un esempio, in pizzo. Queste sono tutte le idee che ti do ogni volta che sfogliamo insieme i giornali. Qua invece abbiamo l'abito, un abito che è veramente bellissimo, molto elegante, il numero 10, e ha 3 stelline su 5 di difficoltà e va dalla taglia 40 alla 46. L'abito è stato realizzato in maglina elasticizzata e la parte inferiore invece è bouclé, lo scollo a V, bello pronunciato, e il corpino ha delle pence sia nella parte frontale che nella parte posteriore. Ha uno spacco nella parte del dietro, e in questo caso per esempio io lo sfrutterei di più come maglia più che come abito. Ecco l'abito, vediamo che sembra quasi un completo. Io realizzerei l'abito, mi piace molto l'idea di questo pizzo meraviglioso, e ricordati che il pizzo deve essere elasticizzato in questi casi, se tu applichi un pizzo in una maglia elasticizzata, anche il pizzo deve essere elasticizzato, se no non ti entra la maglia. In questo caso è diverso perché sono stati utilizzati due tessuti, un tessuto elasticizzato e un tessuto fermo, per cui è proprio un vero e proprio vestito abito, per cui dietro abbiamo la cernia a lampo, quindi è stato realizzato proprio come un abito vero e proprio, diciamo come se fosse stato realizzato in un tessuto fermo, diciamo sia nella parte superiore che inferiore. Fammi sapere nei commenti che cosa ne pensi. Abbiamo il solito, cioè non c'è numero senza la tuta. E io ti dico ogni volta le stesse cose, sono anche noiosa, mi sento noiosa, ogni volta io ti dico mi piacciono le tute, vabbè anche questa volta te lo devo dire, però c'è sempre un però in tutte le cose della vita. Se sei come me che non ti piacciono le tute, poi possiamo utilizzare il cartamodello, cioè piace magari la parte diciamo del corpino, possiamo rilevare solo questa parte e realizzare per esempio una maglia che è molto carina. Allora te la faccio vedere nel dettaglio, guarda quanto è carina, con queste maniche belle ampie, col polsini, realizzate in un tessuto diverso, è veramente molto carina, come d'altronde sono molto carini anche i pantaloni. Guarda i pantaloni li puoi realizzare indipendentemente dalla maglia, quindi anche le tute hanno il loro perché di esistere, anche per noi che non amiamo le tute. Poi se ti piace la tuta, ancora meglio, ti fai la tuta che comunque è sempre di moda, e farai la tua porca figura perché è veramente bellissima. Ha 4 stelline su 5, quindi è anche difficile da realizzare. È stata realizzata in lana elasticizzata nera, mentre il corpino è in maglina. Ha questa cintura nella parte appunto della vita, l'apertura posteriore al centro è una centra a lampo, quindi c'ha la lampo nella parte del dietro, le pence nella parte del dietro, e anche qui ci sono delle pence per dare, diciamo, per rendere, diciamo, la tuta affusolata. Poi ha il polsino con dei bottoni, è veramente molto carina. Ma mi è piaciuto molto anche questo cappotto che è il numero 12, ha 4 stelline su 5, va dalla taglia 42 alla 48, è molto carino perché è molto originale, perché è stato realizzato in 3 tessuti diversi. Come puoi vedere possiamo veramente sbizzarrirci in questo caso, perché possiamo farlo
anche dello stesso colore volendo, oppure utilizzare due colori, per esempio questo nero e questo, oppure questo nero, che ci verrebbe molto bene questa parte qui che è in ecopelo, quindi tessuto di ecopelliccia, veramente carino. Possiamo veramente realizzarlo in tanti modi. Il collo è alla coreana, è chiuso sul davanti con dei bottoni, le tasche con patelletta, le maniche, il listino con ricciatura a bottone, adatto a tutti e tutte le occasioni. Veramente molto molto bellina. Fammi sapere anche di questa, che cosa ne pensi. Mentre qui abbiamo haute couture, quindi mi piace tanto l'haute couture, l'alta moda. L'alta moda abbiamo questo cappotto che ha 4 stellini su 5, quindi il numero 13, va dalla taglia 42 alla 48 ed è stato realizzato in lana, foderato, con abbottonatura nascosta con 3 bottoni. Poi ha le tasche con patelletta, il taglio è asciutto, sottolineato dalla linea, molto molto carino. E poi, volendo, realizzare anche una cintura realizzata dello stesso tessuto, con lo stesso tessuto con cui è stato realizzato il cappotto, e diciamo stringerla in questo caso in vita. Un'altra caratteristica di questo cappotto è il revers, come puoi vedere è molto ampio, come piacciono a me, veramente bellissimo. Mentre in questa pagina abbiamo la giacca, che mi piace tantissimo, e anche la gonna. Andiamo a vedere prima la giacca, che è stile Chanel, è a 3 palline su 3 stelline su 5 di difficoltà ed è la numero 14. Va dalla taglia 42 alla 48 in tessuto Chanel operato e bouclé, e il bordo dell'apertura della tasca è a contrasto, quindi vediamo che è a contrasto, è senza, ovviamente senza nessun tipo di scollo, di collo, quindi è aperta sul davanti, la classica giacca Chanel, e che è impreziosita da questa passamaniera operata nella parte del davanti, veramente molto carina. Un'altra caratteristica sono le tasche, non so se si vedano, sono tasche che sembrano quasi a cuore, sono veramente carine. Poi le maniche sono a 2 pezzi, ha delle varie pence nella parte del dietro che la rendono veramente molto affusolata e avvitata, e mi piace tantissimo, abbinata alla gonna. Andiamo a vedere la gonna, che è la numero 15 a 2 stelline su 5, va dalla taglia 42 alla 48, anche questa è stata realizzata in tessuto Chanel operato, con baschine superiori in lana bordeaux. Allora te la faccio vedere da vicino. Guarda che carino come è stata realizzata la cintura, che rimane non è dritta, ma rimane con a punta nel davanti, e poi ha la cerniera da lampo nella parte del dietro, e poi ha le pence e uno spacco al fondo. Ecco, questo è il figurino. Da figurino vediamo veramente tanto, anche questo lo possiamo realizzare in tessuti diversi, a contrasto, oppure dello stesso tessuto, veramente molto molto bella. Bellissima l'idea anche di indossarla con gli stivali. Qui abbiamo la canotta è la numero 16, 2 stelline su 5 di difficoltà. Allora voi vi chiederete come mai una canotta e siamo a dicembre? Perché comunque a dicembre si va anche alle feste. Vabbè, non tutte noi andiamo alle feste o comunque festeggiamo chissà come, però chi festeggia ha bisogno anche di questi capi elegantini da mettere, da indossare con i pantaloni, con delle gonne e via dicendo. E tra l'altro questi tipi di capi possono essere realizzati e cuciti anche per altre stagioni. Quindi sono super, comunque è per questo motivo che la mia boutique ci propone anche questa tipologia di modelli. La canotta numero 16, taglia dalla 42 alla 48 in tulle ricamato con cimosa smerlata, foderata in tulle in tinta unita, scollo profondo nel davanti e nel dietro. Questo capo elegante si fa notare per il pregio della lavorazione. Eccolo qua, e lo vediamo qui anche nel dettaglio, abbinata a questi bellissimi pantaloni a sigaretta, che sono il numero 17, sono a 3 stelline su 5, vanno dalla 42 alla 48 e sono stati realizzati in gabardine di lana. Hanno le pence nella parte posteriore e le tasche a filetto nel davanti.
apertura nel centro davanti con cerniera, lampo e patta rimessa, ovviamente anche il cinturino. Veramente molto molto belli come indossati, veramente danno tantissimo, diciamo, esaltano tantissimo le gambe, quindi se hai le gambe sottili io te lo consiglio vivamente. Solitamente chi ha le gambe sottili è chi ha un fisico o a rettangolo, quindi il fisico delle modelle, oppure che ha un fisico per esempio a triangolo rovesciato, quindi triangolo rovesciato è un fisico che rimane così, quindi più sottile nella parte inferiore e più voluminoso nella parte superiore. Oppure sta bene a chi ha un fisico a mela. Chi ha un fisico a mela, la mela ce l'ha qui, quindi può essere magra nella parte proprio superiore, ma solitamente è concentrato qui, diciamo, la parte più voluminosa, e le gambe sono sottili. Quindi se ha un fisico a mela, solitamente potresti avere delle gambe molto 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 belle da mettere in evidenza, perché noi dobbiamo sempre mettere in evidenza i nostri pregi e minimizzare i difetti del fisico per essere belle. Quindi non è importante fare diete terribili dove ci manca, proprio ci fa male la pancia dal dolore perché dobbiamo stare dentro gli abiti, ma dobbiamo imparare a vestirci e valorizzarci il più possibile, e questo non vuol dire diventare degli stecchini. Ecco, questo io lo dico, lo ribadirò sempre. Anche da psicoterapeuta io ti dico incorrere in malattie di tipo alimentare, perché solitamente chi si occupa di moda o di cucito siamo abituati, soprattutto di cucito sartoriale, a guardarci molto allo specchio, quindi a criticarci anche molto, quindi accettiamoci sempre per quelle che siamo, nella salute ovviamente. Andiamo avanti, abbiamo anche la giacca, abbiamo una giacca con la gonna, quindi un bel tailleur. La giacca numero 18 a 2 stelline su 5 di difficoltà, le taglie dalla 40 alla 46, è stata realizzata in Cadì Bordeaux, senza il collo, quindi rimane bella dritta come puoi vedere, e ha delle pence nella parte del davanti, ecco qua, e poi anche nella parte del dietro, quindi è bella aderente, bella sinuosa, senza bottonatura, la chiusura è nel punto vita. E al posto di questa chiusura possiamo metterci anche un fiocco volendo, veramente molto carina. E io ci faccio un pensierino su questa giacca perché è veramente semplice da fare, non è difficile. Tanto è vero che ha 2 stelline su 5, quindi è veramente una giacca facile da realizzare. Proprio perché non abbiamo asole, non abbiamo bottoni. Guarda com'è bellissima anche la manica che ha 7 ottavi, è veramente bella, poi con questo bel collo. Anche questo stile Chanel, come piace a me. Poi abbinata alla gonna, che chiaramente qua vediamo a mini gonna, ma volendo la possiamo anche allungare, che è la numero 19 ed è una stellina su 5, quindi la gonna è proprio per principianti, quindi se stai iniziando a cucire ti consiglio di cucire questa bellissima gonna. Rimane dritta, a vita alta, quindi starà soprattutto bene a chi ha un fisico a clessidra e un fisico a pera, perché sta molto bene tutto quello che è a vita alta. Pence frontali e posteriori, e la chiusura è nella parte del dietro, è tagliata nella parte del dietro con una bella cerniera lampo con le pence sia nel davanti che del dietro, è di facile realizzazione, quindi se stai iniziando a cucire ti consiglio di cucire questa bellissima gonna. Ovviamente la puoi allungare volendo, se la vuoi più lunga, oppure anche più corta volendo ovviamente, ed è facile, quindi se stai iniziando a cucire questa gonna fa per te, perché diciamo che è molto molto semplice per la sua realizzazione. Tra l'altro qui abbiamo che il cinturino è interno, quindi ha una paramontura. Qui abbiamo invece un abito che è di difficile realizzazione ed è l'abito 20 ed è a 4 stelline su 5, va dalla taglia 40 alla 48, è molto particolare come puoi vedere, sembra quasi una felpa nella parte del davanti, anche con le maniche corte, ed è veramente molto bellino questo corpino. A me piace molto, però è un abito, quindi ha questa diciamo questa cucitura che rimane rotondeggiante nella parte del davanti, e poi parte con questa gonna plissettata che arriva al ginocchio. Allora è molto difficile da indossare, anche è molto carina, a me piace tantissimo come idea, però non è di facile, diciamo che devi essere molto magra, devi avere un certo tipo di fisico e via dicendo, però eventualmente se non ti piace come abito puoi realizzare
o la parte della superiore, quindi realizzando con questa cerniera lampo nel davanti, quindi realizzando una sorta di giacchettina, ecco, non essenzialmente per questo periodo, ma anche per i periodi, per altre stagioni, ecco. Oppure puoi realizzare la gonna, quindi rilevando questa parte del cartamodello. È veramente molto carina, anche la parte del dietro, come puoi vedere è plissettata, quindi sia nel davanti che nel dietro, proprio questa linea molto particolare, è veramente molto bella, devo dire. Ecco come viene indossata dalla modella, la possiamo vedere bene qui. Allora, poi qui abbiamo un abito, questo è moda chic, che è il numero 21, a 3 stelline su 5 di difficoltà, che va dalla taglia 38 alla 44. Come puoi vedere ha lo scollo all'americana e il collo alto. È stato realizzato in lana elasticizzata, corpicino asciutto e sbracciato, come puoi vedere, fa contrasto con l'ampia gonna. Un'ampia gonna a piegoni, che anche in questo caso tu, come puoi vedere, è corta sopra il ginocchio, ma la puoi realizzare anche più lunga se ti piace e se la preferisci. E la caratteristica è nella vita ha una fascia, diciamo, quindi a piegoni e ha questa fascia in vita, molto molto bella. Ti faccio vedere il figurino che si vede meglio, veramente un abito molto molto carino e molto realizzato, anche tessuto elegante, proprio un tessuto magari più scuro, puoi realizzare diciamo più elegante rispetto a questo colore che magari non a tutte sta bene. Altro abito è il numero 22, che ha 3 stelline su 5 di difficoltà, dalla taglia 42 alla 48. È stato realizzato in questo tessuto quadrettato con fondo asimmetrico. Come puoi vedere, questa parte è più lunga, a me non piacciono molto, anzi non piacciono del tutto gli abiti così, però, e quindi se non ti piacciono o non piacciono a me, puoi tranquillamente modificare il cartamodello e farlo così, ecco. È un modello che mi piace tantissimo, perché come puoi vedere qui ha due parti delle maniche che sono tagliate proprio all'altezza delle maniche, e puoi realizzare e poi questa parte che vedi qua, che si può realizzare anche un tessuto diverso. Lo scollo è squadrato, quindi quadrato, anzi non l'abbiamo mai fatto lo scollo quadrato, è leggermente cascante nella parte del centro. Non ci sono cerniere, quindi diciamo che non è tanto difficile da realizzare, però è tagliato dietro, ecco, nella parte del dietro. Anche in questo caso ti puoi, chiaramente questi abiti sono abiti per le feste, ecco, per feste, compleanni, dove chiaramente c'è il riscaldamento, ovviamente. Altre proposte tipo la camicia, che è la numero 23, a 3 stelline su 5 di difficoltà, che va dalla 38 alla 44, ed è stata realizzata in avorio, in colore avorio, in organza. La bottonatura è classica, come puoi vedere, con asole e bottoni, anche il colletto e gli alti polsini. È una classica camicia, ecco. Io questa è molto bella comunque come camicia, come puoi vedere ha le pence nella parte sia del davanti che del dietro. Poi il polsino è aperto, come lo puoi vedere, forse si vede bene qui, rimane un po' aperto, non è chiuso. È veramente molto bello questo modello di camicia, anche realizzata non in un tessuto di organza come in questo caso, ma anche un tessuto di cotone lo puoi realizzare, oppure un tessuto per esempio di raso. È una camicia comunque elegante ed è veramente molto molto carina, mi piace tantissimo, abbinata al pantalone che vediamo qui, eccolo qua, il numero 24, 3 stelline su 5, va dalla taglia 42 alla 46, la linea è aderente, corto alla caviglia, quindi si può indossare come in questo caso con i tacchi, oppure anche con degli stivali. Al fondo gamba troviamo appunto due che sono però chiusi da delle cerniere lampo. Ovviamente le puoi realizzare o meno a seconda dei tuoi gusti, e questi lo vediamo qua nel dettaglio. Ha una cintura in vita che rimane bassa, tra l'altro sono a vita bassa. Le tasche sono ad occhiello verticali con un profilo, eccoli qua. Vediamo qua le tasche con il profilo, è veramente molto bellini. Qui invece abbiamo un abito proprio molto adatto alle feste, diciamo, è l'abito numero 25 a 3 stelline su 5, va dalla taglia 38 alla 44, è stato realizzato in lana cashmere, elasticizzato nella parte superiore
e in astrakan ecologico oro nella parte inferiore. Ovviamente, come ti dico in tutti questi casi, puoi realizzarlo anche dello stesso colore, oppure puoi allungare, vedi che qua è tagliata, possiamo anche allungare direttamente il vestito in modo tale da fare un tubino. Molto bellino perché ha, come puoi vedere, la parte delle spalle belle scoperte, eccole qua nel dettaglio, spalle scoperte e senza maniche. Questa linea, diciamo, sul davanti è abbastanza accollato. Mi piace molto come è stato abbinato con gli stivali anche in questo caso, mentre qui abbiamo un cappotto che è il numero 26 a 4 stelline su 5, quindi un po' difficoltoso, ma sappiamo che comunque i cappotti non sono mai facili da realizzare. Va dalla taglia 42 alla 48, è stato realizzato in alpaca, quindi in lana, puoi utilizzare anche altri tipi di lana ovviamente, doppio petto con occhiali profilati, la linea è dritta con ampi revers e collo, tasche applicate con patelletta, ogni volta non riesco a dirlo, e manica con taglio centrale, e rimane dritta, rimane bella dritta, ma puoi abbinarla anche ad una cintura. Abbiamo una giacchina che è a 4 stelline su 5, la numero 27, dalla 40 alla 46, è stata realizzata in tessuto lana di Principe di Galles con baschina interna. L'interno è stato realizzato in tessuto tecnico. È presente anche una doppia chiusura centrale, esterna con ganci e interna con cerne a lampo, collo consolino abbottonato. E come vedi anche la parte del dietro è arricciata, una specie di è una arricciatura ed è veramente molto, mi piace tantissimo, questo è veramente d'effetto. Abbiamo invece una gonna lunga che rimane aderente. E la gonna va dalla taglia 40 alla 46 del numero 28 a 3 stellini su 5 ed è stata realizzata in lana cashmere ed è foderata ed è allacciata a portafoglio. A me non piacciono tanto le gonne a portafoglio ed è chiusa con il velcro e bottoni. Poi la cintura, questa cintura è staccabile, quindi eventualmente se ci piace questa cintura la possiamo realizzare anche, diciamo, per altre gonne o per altri scopi. Comunque è carina anche questo tipo di cintura con una cenere a lampo, quindi che può contenere magari delle monetine eventualmente. Qui abbiamo la moda French style, che è tutto sul bluette che mi piace tanto. Abbiamo qui il cappotto che è il numero 29 a 3 stelline su 5 e va dalla taglia 42 alla 48. È stato realizzato stile kimono. Collo a giro, chiusura centrale con 2 bottoni, tasche esterne inserite nei tagli in orizzontale e capo che rimane comunque elegante e caldo. Puoi realizzarlo chiaramente anche con un tessuto diverso, però comunque è molto bello anche questo tessuto a quadri. Mentre qui abbiamo un abito. Questo abito è facilissimo da realizzare, quindi è adattissimo a chi sta iniziando a cucire ed è un pallino, una stellina su 5 ed è il numero 30. Le taglie vanno dalla 40 alla 46, è stato realizzato in seta dalla linea ampia, come puoi vedere è rettangolare, è adattissima soprattutto a chi ha un fisico a mela secondo me, perché non evidenzia, diciamo, le curve, diciamo, nella parte, diciamo, più centrale del corpo, mentre starà bene anche indossato con una cintura. Questo capo è quindi è facile da realizzare, è adatto in tutte le occasioni, soprattutto festive, di festa, insomma, che stiamo andando ad affacciarci. Abbiamo un'altra camicia, è una camicia che è la numero 31, 3 stelline su 5, taglia dalla 40 alla 46, è stata realizzata in popeline di cotone elasticizzato bianco e come puoi vedere che lo sprone centrale è stato realizzato in un tessuto diverso, quindi ha bretella sul dietro, poi ha le maniche a giro, apertura nel davanti con cannoncino e collo consolino chiuso con un bottone gioiello. Veramente molto carina, fammi sapere se ti piace, comunque questa la puoi realizzare chiaramente anche tutte dello stesso colore. Mentre qui abbiamo, che cosa? Abbiamo questi leggings che sono il numero 32, sono di facilissima realizzazizione, elasticizzati, la lunghezza è alla caviglia, la parte alta della vita ha l'elastico inserito nella paramontura, sono facilissimi da adattare. Sicuramente i leggings si indossano sempre con delle maglie lunghe, però vabbè, qua la modella è talmente magra, talmente bella che se lo può anche permettere. Però noi ricordiamoci che i leggings non sono pantaloni, i leggings sono leggings.
sono molto aderenti, quindi questi possiamo realizzare anche per fare ginnastica. Ovviamente per fare ginnastica, per fare quindi workout, comunque allenamento, ricordati che li devi realizzare in un tessuto bielastico. Invece abbiamo un caban, taglia dalla 38 alla 44, il numero 33 a 3 stelline su 5, ed è un kimono reversibile. Lo scollo è a giro, chiusura centrale con questi due grossi bottoni, tasche esterne inserite nei tagli in orizzontale, la manica è a 3/4, rimane anche un po' a campana la manica, come puoi vedere. Questo capo è elegante, perfetto per le giornate di inizio inverno. È bellissima, anche realizzata in bianco e con, per esempio, dei bottoni gioiello, potremmo personalizzarla, oppure i bottoni a contrasto di un altro colore, potrebbe essere marroni, potrebbe essere neri, a seconda dei tuoi gusti. Qui abbiamo una giacchina molto molto carina, realizzato in un tessuto anche ricamato, ed è la numero 34 a 3 stelline su 5. Va dalla taglia 38 alla 44, è stato realizzato in tulle ricamato in lana elasticizzato, e presenta due pants nel davanti, il collo è a lunetta e all'ucciatura frontale è a 3 bottoni. Accoppiato appunto ai pantaloni, crea un look veramente strepitoso. I pantaloni, come puoi vedere, sono stati realizzati in questo, sono praticamente leggings più che pantaloni, sono tipo leggings, ma non sono leggings, sono pantaloni, perché hanno ce n'è a lampo nella parte del dietro, anche se io preferisco metterla sempre nei fianchi, la ce n'è a lampo nei pantaloni. È stato realizzato anche questo in tulle ricamato di lana elasticizzato, ed è foderato solamente nella parte alta e della maglina, e poi ha delle pants sia sul davanti che nella parte del retro, e la chiusura è centrale. Come ho detto, con l'apo invisibile io preferirei metterla sul lato, però sono molto carini, vabbè, per le giovanissime sicuramente. La giacca è stupenda, guarda che meraviglia la giacca. Puoi abbonarti alla mia boutique a 54,90 € con il 28% di sconto invece di 75,40 €. C'è anche un codice QR per abbonarti, quindi facilmente col cellulare riesci ad entrare nel sito per abbonarti alla rivista. E abbiamo tutti i recapiti, sia WhatsApp, email, online, insomma abbiamo tutti i recapiti di La Mia Boutique, i nuovi recapiti, perché anche il sito online di La Mia Boutique è cambiato, ragazzi, è www.sprea.it/La Mia Boutique, e anche l'email è cambiato, e poi c'è un centralino attivo lunedì, venerdì, dal lunedì al venerdì, che puoi chiedere insomma informazioni se ne hai bisogno. La consegna è garantita da Poste Italiane. Qui le prime anticipazioni del numero di gennaio, non vediamo l'ora. Il prossimo numero sarà in edicola dal 13 dicembre e guarda questi bellissimi abiti, e poi li possiamo realizzare anche per l'estate. Dai, sono abiti veramente fantastici. Spero che ti sia piaciuto la mia boutique di dicembre 2024, fammelo sapere nei commenti. Io spero veramente che ti sia piaciuto. A me sembrano, perché ogni volta mi scrivete che sono capi già visti, stravisti, fammi sapere se li hai visti da qualche parte. Io non me li ricordo questi capi sinceramente, quindi fammi sapere nei commenti se io spero che diciamo questo numero ti sia piaciuto e sia stato di tuo gradimento come è piaciuto a me, e noi ci vediamo al prossimo video. Comunque in generale ti dico, iscriviti al canale, clicca sulla campanella, un bel like, commentino, cuoricino, oppure qualsiasi tipo di emoticon se non hai voglia di scrivere, qualsiasi tipo di è sempre gradito, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao e buon cucito!